Bentornati a tutti sul canale. È passato un po' di tempo dall'ultimo video, un po' per colpa dell'estate, un po' per colpa del mio lavoro che spesso non mi lascia molto tempo a disposizione per le cose divertenti. La mia migrazione da OpenHub 2 a OpenHub 3 è finita già da un po', come documentato dai video precedenti, quindi adesso le cose da fare su OpenHub sono comunque minori. Ogni tanto comunque qualche idea viene sempre fuori. Oggi infatti parliamo della possibilità di gestire l'attivazione di una regola basata su data e ora attraverso un item di tipo datetime. Infatti fino alla versione 3.2 di OpenHub le regole attivabili tramite data ora avevano cablato nella definizione della regola stessa le condizioni temporali di attivazione. Nella versione 3.3 è stata aggiunta la possibilità di impostare un item di tipo datetime come trigger di attivazione della regola. In questo modo è possibile impostare l'attivazione della regola tramite interfaccia senza dover andare a modificare la definizione della regola stessa. Probabilmente prima di questa nuova funzione esistevano dei workaround per raggiungere lo stesso obiettivo, ma adesso la cosa è diventata nativa. Andiamo insieme a vedere di cosa si tratta. Per prima cosa andiamo a vedere le note di rilascio delle varie versioni di OpenHub, in modo tale da andare a vedere sulla 3.3.0 il punto in cui si dice che appunto viene aggiunta questa funzionalità. Quindi dal GitHub standard di OpenHub andiamo sulle release e andiamo a cercare la 3.3.0. Eccola qua. Nell'elenco di tutte le cose che sono state aggiunte, se cerchiamo datetime, vediamo che c'è questa, add new module datetime trigger for triggering on a datetime state, e questa è datetime trigger to DSL rule model, che fanno parte appunto delle modifiche che permettono l'implementazione di quanto descritto prima. Se uno vuole andare a vedere i dettagli per curiosità o se ci capisce di codice, può vedere un po' tutto quello che è cambiato. Alla fine, se vedete, alla fine il tutto si chiude con questa aggiunta di un nuovo trigger che è il time is item, che permette appunto di attivare una regola basata sul tempo tramite l'utilizzo di un item di tipo datetime. Tra l'altro, scorrendo i vari commenti di questo commit, è carino andare a leggere un po' quello che si scambiano come informazioni i vari sviluppatori. Ad esempio questa modifica prima era nata come time equals item, mentre poi si sono accorti che questo equals andava in conflitto con gli equals utilizzati negli altri trigger delle regole, e quindi hanno cambiato in time is. Tutto questo lo si può vincere leggendo i vari commenti degli sviluppatori. È una cosa simpatica ed è soprattutto, essendo open source, è tutto visibile da chiunque. Tutte le modifiche al codice delle varie versioni si possono andare tranquillamente a vedere. Questa cosa si ripercuote ovviamente quindi sulla modalità di scrittura delle regole e anche sulla documentazione, perché se andiamo sulla parte di rule vediamo che il time-based trigger, quindi i trigger che permettono di scatenare l'evento di inizio di una regola basato sul tempo, oltre alle paroline chiave che già conoscevamo e l'espressione cron, che quindi permette di specificare appunto un'espressione cron che serve a definire quando deve essere eseguita la regola, però ovviamente deve essere scritta e quindi cablata direttamente nella definizione della regola. Si è aggiunto il time is item, quindi fondamentalmente questo serve a utilizzare un item di tipo datetime, impostarlo in una certa data e ora. In questo modo la regola in quella data e ora verrà scatenata. Ovviamente è ancora leggermente limitato, perché non è possibile ad esempio fare regole ripetitive, quindi impostare un orario di un giorno e farlo ripetere tutti i giorni, a meno di non usare del codice nelle regole.
ho letto che è una delle cose che vorrebbero implementare quella appunto di specificare solo un orario e non una data e permettere a quella regola di essere eseguita ogni giorno, a quell'orario ovviamente. Però questa è già un'ottima cosa che prima non c'era e che semplifica molto la possibilità di permettere a un utente che non vuole accedere all'interfaccia di configurazione di OpenHub di cambiarsi a piacimento l'orario di esecuzione della regola. Ovviamente la stessa cosa si può fare direttamente da interfaccia grafica, quindi nell'interfaccia di definizione della regola, quando andiamo ad aggiungere il trigger di tipo time event, abbiamo anche la possibilità di specificare l'item che contiene data e ora di esecuzione della regola. Nel prossimo video vediamo un esempio pratico applicato al mio sistema e vediamo cosa dobbiamo definire su OpenHub per poter gestire le regole in questo modo.